Ok, no, torniamo indietro. Sarei potuto partire da qui, da Muddy Waters, Jimmy Rogers, Etta James, Otis Rush, Eddie Taylor, Coco Taylor, Sonny Boy Williamson II, Jimmy Reed, o meglio, addirittura da qui, Robert Johnson, Ma Rainey, Bo Carter, Son House, Led Belly, ma invece, e non odiatemi per questa provocazione letteraria, come primo approccio, per chi non l'avesse già fatto naturalmente, suggerirei di annusare in un modo forse ancor più anacronistico l'odore di carta leggendo per esempio questi due romanzi. Bad Boy, ragazzo negro, Buddy Bolden's Blues. La narrativa afroamericana di Richard Wright nel primo caso e quella del senegalese Michael Ondaatje, noto ai più per aver scritto Il paziente inglese, nel secondo. Cito questi due romanzi anche per un motivo temporalmente importante per quello che concerne la storia del blues, ma non solo. Black Boy è un romanzo autobiografico dello scrittore afroamericano Richard Wright, che narra dettagliatamente la sua gioventù nel sud degli Stati Uniti, Arkansas, Mississippi e Tennessee, e il suo successivo trasferimento a Chicago, tutti posti geograficamente importantissimi per la nascita e lo sviluppo del blues. Narra la propria vita dai 6 ai 21 anni, dal 1916 al 1927, da quando involontariamente dà fuoco alla propria abitazione, fatto che dà origine ad una lunga serie di trasferimenti. In seguito il padre abbandona la famiglia e la madre si ammala gravemente. Oltre ai problemi socio-razziali, possiamo quindi tranquillamente affermare che il blues, detto da noi sfiga, entra a far parte del suo quotidiano. Richard lotta contro la miseria faticando in ogni tipo di mestiere, dove trova sempre l'ostilità e la violenza dei bianchi, contro i quali dimostra la sua fierezza. La speranza gli viene dalla cultura. Anche se i libri erano proibiti ai neri, si appassiona alla letteratura e grazie ad esse prende coscienza della propria dignità e riesce a trasformare la rabbia nella determinazione di diventare un uomo maturo e uno scrittore. Buddy Bolden's Blues invece si sviluppa attraverso una frase e una vecchia foto sgranata. Sono le poche tracce da cui parte questo anticonvenzionale romanzo indagine su un mitico musicista nero, Charles Buddy Bolden, un trombettista, anzi un suonatore di cornetta, ritenuto tra i precursori del jazz e vissuto all'incirca tra il 1877 e il 1931. Tra storia, fantasia, leggenda, attraverso testimonianze autentiche e punti di vista diversi, Ondaatje ricostruisce in un collage poetico la breve carriera del musicista afroamericano. Allo stesso tempo ci restituisce un nitido ritratto dell'ambiente in cui Bolden visse e soffrì. La New Orleans di inizio secolo, con i suoi bordelli, i suoi locali notturni, le sale da gioco e le fumerie d'oppio, il blues appunto. Queste storie, in entrambi i romanzi, attraversano il vissuto, il loro contemporaneo, regioni, odori, facce, sofferenze, rabbia, orgoglio, abbandoni, crimini, prigionie, soprusi, treni, superstizioni, riti, tutte argomentazioni care ai cantastorie afroamericani, i bluesmen per l'appunto. Il tutto in una fase storica importantissima per quello che è stato lo sviluppo tecnico-musicale del blues stesso. Ma non è forse ancora oggi contemporaneo, visto quello che sta accadendo, questo spaccato sociale che ci vede ancora catalogare razze, religioni e costumi? Un inserto interessante da frapporre tra questi due romanzi può essere questa curiosità, a mio avviso non trascurabile per quello che è stata la storia della musica leggera fino ad oggi. Poco prima della Prima Guerra Mondiale, nella fase terminale di quello che viene chiamato pre-war blues, nascono i primi blues dotati di un, chiamiamolo così, spartito e che si reggevano non più solo su struttura antifonale, breve frase fissa che veniva ripetuta, se vogliamo utilizzare un linguaggio liturgico, o monofonica e a cappella, tipica degli spirituals, o su schema fisso a 8 o 12 battute,
tipiche del blues che possiamo chiamare quotidiano e che facevano e fanno parte della tradizione orale non scritta, ma comparvero anche i primi blues a 16 e 24 battute. Tutte strutture musicali che hanno caratterizzato e che caratterizzano ancora oggi la costruzione di temi o canzoni musicali attribuibili al jazz o alla musica leggera. In quegli anni, come con la celebre St. Louis Blues di W.C. Handy, pubblicata nel 1914, anno in cui Wright ha 6 anni ed incendia la casa, The Toast of the Town, starring the nationally syndicated newspaper columnist Ed Sullivan. A great genius arose originally from Alabama and then switched to Memphis, Tennessee. W.C. Handy wrote St. Louis Blues. So let's have a great hand for Mr. Handy, won't you please? L'industria discografica, ancora agli albori, inizia ad associare ai nuovi blues una partitura, fissandone l'esecuzione. Il blues acquista anche una forma, quindi, che dalla tradizione orale passa anche a quella scritta in qualche modo. Direi un passo sostanziale anche nel rendersi contemporaneo, omologandosi alla musica ufficiale, se non altro da un punto di vista tecnico dell'archiviazione creativa. Nello stesso momento, quasi in apparente contraddizione, nonostante non ci siano giunte registrazioni della sua musica, Buddy Bolden si conquista la paternità di quel genere che fu chiamato ragtime, considerato quasi da tutti l'antenato del jazz, attraverso la stesura di un tema scritto sui quali accordi poi Bolden improvvisava. Erano le prime composizioni estemporanee eseguite dentro a composizioni scritte. L'improvvisazione. Cos'è e perché è così importante per la storia della musica, che è poi la storia della vita? Ma poi, è così tutto improvvisato? Nel prossimo video proveremo a parlarne. Nel frattempo, leggete questi 2 libri e vedrete troveranno senso molte cose.